giorno. Stiamo entrando dentro il borgo. Che carino, dappertutto ci sono questi lavori, sicuramente da capire, cioè non soltanto qua a Velletri abbiamo visto, guarda che bellezza. Ciao, siamo a Cori, abbiamo già, come si dice, montato la tenda e oggi siamo stati accolti da Nicoletta qui nel convento di San Francesco ed è una zona bellissima, il convento è anche molto bello e siamo nel mezzo delle ulivi. Sì. Cioè questa è la nostra tenda, che è una tenda di nature hike e speriamo sia abbastanza per oggi, cioè farà freddo e noi abbiamo acquistato il materasso di Climate e anche abbiamo un saccapelo che non è così importante di Forkless, vedremo come andrà. Vi faccio vedere com'è dentro. Eccoci, dunque mi sembra abbastanza spaziosa, come si dice? Spaziosa. C'è una cosa interessante che c'è spazio qua per mettere la roba, cioè i zaini. Dall'altro lato anche sono due porte. Questo è anche molto interessante perché se uno vuole uscire prima dall'altro bisogna cavalcare, svegliare l'altro. E così siamo. Ora sono 4:15. Siamo a posto per mangiare qualcosa, fare la doccia anche. Ciao ragazzi, siamo qua nel convento di San Francesco, sono le 10:20 di mattina, abbiamo avuto una notte freddissima, ma comunque abbiamo dormito bene e ora partiamo. Vi faccio vedere prima il convento di San Francesco e questa meraviglia che sta qui a Cori. E ora vi facciamo vedere un po' la struttura del chiostro. Che è una bellezza, una meraviglia, con questo cielo blu. Questa struttura è stata costruita nel 1521 e oggi la struttura propria del convento è utilizzata da chi? Dai frati francescani e dai francescani laici che hanno costituito un'associazione che si chiama il Circolo della Farfalla e promuove come posso dire, è un centro d'accoglienza per minori migranti, quindi per l'inserimento in società di questi ragazzi. Stiamo andando verso il Tempio di Ercole, questo è Cori, saliamo un po', facciamo il nostro riscaldamento del giorno, sono le 11, la temperatura è gradevolissima e noi dobbiamo raggiungere dove sono quelle case, se non mi sbaglio. Area del Tempio d'Ercole. Wow, che bellezza! Questo cielo blu anche. E si sale. Wow!
Ragazzi, siamo ancora a Norma. A Cori. Ah, Cori. Sono 1 di sera e ancora siamo qui. Non riusciamo a uscirne. Guardate. Che panorama. Fino al mare. Eccoci. Siamo ancora a Cori. Questa è piazza del municipio, cioè del comune di Cori. E tutto qua ha una bellezza fantastica. Cioè, per chi va in bici e per raggiungere questi posti qua, dopo il Tempio di Ercole ci sono le scalinate come questa qua, dunque dobbiamo scendere dalle bici, ma eccoci qui, vale la pena. Questo è il percorso per il Tempio di Dioscuri, Tempio di Castore Polusce. Che bellezza! Dove? Ok, più o meno 500 metri dopo Cori la Francigena inizia i suoi saliscendi come questo, in cui vedete Chiara arrivando in cima a un piccolo colle, e da qua in poi c'è il bosco, un po' di fango forse. Ragazzi, siamo un po' pesanti, dunque i saliscendi dopo Cori sono un po' difficili da fare con una bici pesante, ma assolutamente scorrevoli, nel senso che non ci sono fango, cioè la traccia, i sentieri sono fatti bene. Subito dopo la salita, dopo Cori, la prima discesa dopo 1 chilometro, e c'è questo panorama mozzafiato sempre dappertutto. Siamo ai piedi degli Appennini, che cosa meravigliosa ragazzi, gli ulivi dappertutto e questo cielo blu. Abbiamo beccato una bellissima giornata, fortunatissimi. Non so se vedete ragazzi, ma ci sono 2 paracadutisti, dirò, nel cielo. Vediamo Chiara, guardate che panorama, questa è la Francigena del Sud ragazzi, d'inverno, una bellissima giornata invernale. Ciao! Siamo sulla salita che porta a Norma e veramente impegnativa, ma è un panorama che non pensavo ci fosse così vicino a Roma, un posto così bello, molto poco trafficato, quindi poco trafficato, e tutto verde, animali, mucche che pascolano, un cielo blu, si vede il mare. What else? Ah, che bellezza! La sto riprendendo. Wow! Meraviglia! Ed eccoci a Norma, cioè questo paesino davanti a noi, un altro gioiello della Pedemontana. Ragazzi, ma che giornata!
arrivati a Norma, siamo nella piazza, non so se è la principale, ma ora mangiamo qualcosa. Non solo pizza. Chiara? E la signora come si chiama? Io mi chiamo Lella. Lella. Sì. Piacere Lella, io Augusto. Chiara. Oh my god. Io sono dell'Alto Adige. Adige come? No, Veneto forse. No, è che ogni volta che io parlo con uno in italiano mi danno dei posti che tu sei del Veneto, tu sei no, io sono brasiliano alla fine di tutto. Sì. Hai già chiesto? No? Ma cosa vuoi? Un pezzo di parmigiano. Parmigiana? Ma al volo però là. Fiori di zucca? Fiori di zucca. Noi siamo abituati a volare. Frittelli di baccalà? Pollo? Facciamo un pezzo di pollo, un pezzo di parmigiano. E un Zucchine? E le verdure? Sì, fanno anche i panini così, ma Wow, guarda il panino, ma che cosa. Attenzione, questo video contiene immagini che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni utenti. La parmigiana italiana. Hai fame o no, Chiara? non da morire, ma proprio me la stavo sognando una parmigiana. Questa guarda. Questa cosa sta cattiva? Eh? Cattiva, brutta? No. Ti verrà il mal di pancia, giusto? Penso non mi verrà mal di pancia perché mangerò un'altra. Ragazzi, secondo round. Cosa ci abbiamo? Questo ha chiesto un calice di vino. Cioè, lei aveva freddo, eh? Avevo freddo. Mangiamo un po' di patate. Sì. Sì. E un po' di baccalà fritto. E col vino tinto è proprio l'abbinamento portoghese per eccellenza. Sì. Perfetto. Dai. E ora vi faccio vedere il baccalà, la croccanza. Attenti. Merita. Tutta la solita. Sì, vale. Venite a Norma. Ora scendiamo verso l'abbazia di Valvisciolo. Col tramonto. Signori, siamo scesi da là, su, a qua giù, per la strada, perché la Francigena, per scendere da Norma, per andare a Valvisciolo, la pedonale è impraticabile per le bici, ci hanno detto, ci sono dei gradoni, giusto? E ora andiamo verso Valvisciolo. Altri, ciao, arrivederci! Cioè la Francigena continua di qua, possiamo scegliere. Abbazia di Valvisciolo. Eccoci, siamo arrivati al traguardo
con tramonto dietro di noi, sono quasi le 5. Siamo dove, Chiara? Siamo nell'abbazia di Valvisciolo, ci hanno detto, si dice così, Valvisciolo. Perché è greco. Ah, Boh. così ci hanno detto. Valviscio, non è Valviscio, Valvisciolo. Ah, Valvisciolo, non abbiamo ancora capito. Comunque, È un'abbazia gestita dai cistercensi, dall'ordine monastica dei cistercensi, è stata costruita nel XII secolo, nonostante sia una cosa indeterminata, e ci si può stare, cioè non è che loro hanno un'accoglienza, penso di no, ma per sostare col campeggio, con la tenda si può. Li ho chiamati, ho parlato con loro ci hanno detto di sì, dunque va benissimo, è un posto gestito benissimo anche, molto curato. sì, molto curato e ovviamente non campeggio, cioè nel senso solo bivacco una notte, si può rimanere se si vuole, solo che noi abbiamo deciso di tornare perché fa questo freddo e quindi alla prossima. No, ci torneremo. E un'altra informazione è che qua c'è il bagno, dunque entro le 6 loro hanno il bagno, ci si può usare, non penso che ci sia la doccia, ma per chi va in campeggio, va in tenda, è un'informazione penso utile. Sì. Ed è così, un posto pieno di ulivi, verde, tranquillità, cioè c'è la folla ora, oggi è domenica, forse è un giorno affollato, ma se ne stanno andando, penso che ci sarà la tranquillità di notte per dormire. E c'è il mare, quindi penso anche all'alba quando ti svegli c'è un panorama meraviglioso. Dai, arrivederci!